Ok, partiamo subito col nostro cappietto con la ciniglia e uncinetto numero 4 e mezzo. Parto come sempre dal mio finto anello magico, quindi faccio 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella che ho fatto. In questo modo creo un anellino, vedete? A questo punto una catenella sostituisce la prima maglia alta, entro dentro l'anello e faccio un'altra maglia bassa per un totale di 8, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiro un po' il cordino per stringere, così, e chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella che ho fatto per alzare il lavoro. Ok, stringo bene. A questo punto vado a fare un giro di aumenti, quindi una catenella, sostituiscono la prima maglia bassa, nello stesso punto entro e faccio un'altra maglia bassa e siamo a 2, e in ogni punto successivo vado a fare 2 maglie basse, quindi passeremo da 8 maglie a 16, quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. A questo punto uniamo con una maglia bassissima nella prima catenella che ho fatto per alzare il lavoro. A questo punto, che ho allargato un po' la punta, vado a fare 2 righe di maglie basse, quindi senza aumentare più i punti, rimarranno 16, e vado a fare una maglia bassa sopra ogni maglia bassa. Arrivati alla fine, chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella realizzata. Di nuovo una catenella e rifaccio un'altra riga di semplici maglie basse, quindi sempre 16 dovranno essere. 3, 4, 5, volendo potete aiutarvi con dei segnapunti. 8, 9. Una volta terminata questa parte, andiamo a tagliare il filo. Quindi semplicemente tagliamo e facciamo passare con una maglia bassissima il cappietto e stringiamo. E abbiamo fatto una delle 2 cupole. Ne dovremo fare un'altra uguale. Ok, ho finito la seconda cupola, non stacco il filo e praticamente piego, diciamo, la cupola a metà in questo modo, in modo che l'uncinetto sia a metà della circonferenza, deve essere a metà orizzontale. A questo punto prendo un segnapunti oppure un pezzo di cordino, oppure se siete bravi riuscite anche a controllarlo mentre lo lavorate, e lo mettete nella metà opposta, in questo modo. A questo punto facciamo una catenella e facciamo una maglia bassa in ogni maglia bassa fino all'altra metà
del nostro cuore. Prendo un po' di filo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, che è appunto la metà. A questo punto prendo l'altra cupola e entro dentro la maglia a metà dell'altra cupola, quindi piego anche questa, tenendo dentro l'altra cupola, entro dentro la maglia a metà dell'altra, faccio passare e faccio una maglia bassa, in questo modo. Dopodiché proseguo con le mie maglie basse. In questo modo abbiamo unito le due metà. Quindi procedo facendo maglie basse praticamente per tutta la circonferenza, fino a quando non arriverò a incontrare l'altro punto di qua. Quindi proseguo di maglie basse. Ci stiamo avvicinando. A questo punto posso anche togliere i segnapunti, tanto sono già uniti e quindi ho il riferimento dell'unione. Proseguo, ok, sono arrivata a dove ho unito da una parte le due metà, adesso la unisco anche dall'altra, quindi entro, faccio passare, faccio la mia maglia bassa e a questo punto proseguo di maglie basse dall'altra parte fino a quando non incontro la prima catenella che ho fatto per alzare il lavoro, quindi il primo punto dall'altra parte. E 8. Sono arrivata, faccio una maglia bassa nella catenella che ho usato per alzare il lavoro. Ok, adesso ho unito quindi le due metà. A questo punto faccio un giro di rifinitura, quindi una catenella e semplicemente vado a fare una maglia bassa dentro ciascuna maglia bassa del mio cuore. Qua, ecco, quando si lavora con la ciniglia e iniziano ad essere un po' tanti punti da ricordare, è sempre meglio mettersi un riferimento, perché poi quando si arriva non ci si accorge, cioè devi essere molto concentrato per accorgerti, ecco. Quindi procedo con le maglie basse per tutta la circonferenza. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei contenuti, di lasciare un like o un commento se avete qualche domanda o solo per dirmi se appunto vi è piaciuto il tutorial e per chi volesse sostenere il progetto, quindi tutto il lavoro che c'è dietro ai video, il materiale eccetera, ci sono 3 modalità, c'è l'abbonamento che è una cifra simbolica di 1,99 € al mese e poi c'è la possibilità di fare una piccola donazione anche solo al video che vi è piaciuto, quindi una donazione sporadica, cliccando sul cuore che esce vicino alle icone di condividi, mi piace, eccetera. Oppure c'è anche la possibilità di uno shop dove io ho realizzato alcune magliette, felpe e gadget, insomma, con il logo del canale che appunto riprende la domanda per la quale è nato il canale.
Quindi sono dei gesti, dei piccoli gesti che ovviamente non vuole o non può contribuire, anche, ripeto, un semplice like, un commento aiutano insomma il canale, però sono dei gesti che comunque mi fanno percepire che veramente i miei sforzi vengono apprezzati, ecco, perché comunque dietro ai video c'è sempre molto lavoro di preparazione, acquisto del materiale, montaggio, cercare sempre di essere più chiari possibile, anche se insomma non so se mi risulta sempre. Ecco qua, siamo arrivati, ecco, faccio la mia maglia bassissima nella catenella che abbiamo usato per alzare il lavoro. A questo punto faccio altre 2 righe così di maglie basse semplici, quindi sempre facendo una catenella e facendo una maglia bassa in ciascuna maglia. Altre 2 righe così. Ok, a questo punto andiamo a creare la tasca, quindi ci serviranno i nostri 2 segnapunti e dal centro, ok, andiamo a contare 1, 2, 3, 4 e, scusate, 1, 2, 3, vedete che è un po' difficile, 1, 2, 3 e nella quarta metto il mio segnapunti e dal centro 1, 2, 3 e nel quarto metto il mio segnapunti, quindi in totale saranno 8 maglie. Ok, a questo punto quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfetto. A questo punto facciamo una catenella, una maglia bassa in ciascuna maglia bassa fino al nostro segnapunti. Arrivati al primo segnapunti facciamo 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e andiamo ad agganciarci nel punto successivo a quello segnato, quindi qua, in questo modo, e facciamo la nostra maglia bassa. A questo punto continuiamo il giro con maglie basse fino alla fine. In questo modo siamo andati a creare una piccola taschina da dove appunto potremo inserire o i cioccolatini, le caramelle, un eventuale regalino, anche ad esempio una lettera, un biglietto, qualcosa di fatto da noi, insomma, vabbè, già il cuore è fatto da noi, però se si vuole anche mettere qualcos'altro dentro, e alla fine è come se fosse un pacchetto regalo che poi ti rimane. Secondo me non si sbaglia mai con cioccolatini e un bigliettino scritto col cuore, insomma. Quindi questo qua secondo me è proprio perfetto. Quindi procediamo con le nostre maglie basse. E arriviamo alla fine. E faccio la mia maglia bassissima nella prima catenella. A questo punto possiamo togliere i fermapunti che non ci servono più. Ok, e iniziamo con le diminuzioni, quindi una catenella e facciamo una diminuzione ogni 5 catenelle, ogni 5 maglie, quindi 2, 3, 4, 5. In questo caso arrivo all'attaccatura, quindi invece che fare una diminuzione salto proprio la maglia e vado direttamente dentro a fare 8 maglie basse, quindi 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8, salto la maglia di attaccatura e nella successiva entro e faccio la mia maglia bassa. Da qui riprendiamo, vedete che si è formata la taschina, da qui riprendiamo le diminuzioni ogni 5, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e la diminuzione, quindi entro, carico, tiro fuori, come per fare una maglia bassa normale, ma non la chiudo, entro anche in quella successiva, carico, tiro fuori, chiudo facendo passare tutte e tre le asole in un'unica maglia. Di nuovo 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, diminuzione, entro, carico, entro nella successiva, carico, chiudo tutto con un'unica maglia. Di nuovo 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, sono arrivata alla mia ultima diminuzione, carico, carico, chiudo e chiudo con una maglia bassissima nella mia catenella che ho fatto per alzare il lavoro. A questo punto una catenella e a questo punto andrò a fare una diminuzione ogni 4 maglie, quindi la prima la catenella sostituisce la prima, 2, 3, 4 e diminuzione, 1, 2, 3, 4 e diminuzione, 1, 2, 3, 4 e diminuzione, così fino alla fine. Finito il giro faccio di nuovo la mia catenella per alzare il lavoro e faccio una diminuzione ogni 3, quindi questa vale come 1, 2, 3 e faccio la mia diminuzione, 1, 2, 3 e faccio la mia diminuzione e così per tutto il giro, 1, 2, 3, diminuzione. Di nuovo arrivati alla fine una catenella e facciamo una diminuzione ogni 2, quindi questa vale come 1, 2 e diminuzione, 1, 2, diminuzione. Finita la riga, una catenella, una diminuzione, una maglia bassa, una diminuzione. E quindi alterniamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro. Quindi dobbiamo arrivare qua, quindi una maglia, una diminuzione, una maglia,
una diminuzione e maglia bassissima nella catenella fatta. Ultimo giro, facciamo un giro di sole diminuzioni, quindi facciamo la prima catenella, andiamo subito a fare una diminuzione, un'altra diminuzione, un'altra diminuzione, un'altra diminuzione, dopodiché andiamo a fare, no, ce ne sta ancora una diminuzione e dopodiché facciamo la nostra maglia bassissima nella catenella. Tagliamo il filo un po' lungo, facciamo il nostro cappietto per fermare in questo modo. Ok, a questo punto per chiudere andiamo a far passare il filo avanti e indietro per tutta la circonferenza che rimane, in questo modo, e dopodiché andiamo a stringere in questo modo, così viene una chiusura pulita. Ok, a questo punto entriamo dalla nostra taschina, facciamo passare il filo in questo modo. Ok, eventualmente si può fermare qualche punto per appunto renderlo più saldo, ma poi comunque verrà lasciata una codina interna, così si ha anche una ulteriore sicurezza, ecco. Ok, a questo punto appunto possiamo tagliare il nostro filo. Ecco, questo è il cuore finito e adesso arriva la parte più divertente. Ovviamente mi dimenticavo di dirvi che davanti poi si può decorare un po' come si vuole. A me piace così semplici, però eventualmente si possono ricamare le iniziali piuttosto che aggiungere dei fiori o delle applique. Insomma, si può un po' decorare e personalizzare come si vuole, ovviamente, oppure un bel fiocchettino. Insomma, quello che si preferisce. Passiamo alla parte più interessante. Io lo riempirò con i baci di Pavia, perché appunto sono di Pavia e qua è un'istituzione ormai, il bacio di Pavia a San Valentino è d'obbligo. Quindi vado a riempire, ne metto uno di qua che mi riempiono bene le punte, uno al centro e facciamo un bel cuore pieno di baci. Ne sta ancora uno, sì, dai. Ed ecco qua, il nostro cuore pieno di baci è finito, pronto da essere regalato. Poi volendo ci potete mettere anche un bigliettino, magari mettete un bacio in meno e un bigliettino con un pensierino carino. Grazie per avermi seguita, spero che questa idea e questo tutorial vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi, di lasciare un like e abbonarvi al canale. Grazie e ciao!